pittore fiammingo, Anton van Dyck è celebre per i suoi ritratti eleganti, per le scene religiose e mitologiche ricche di dettagli. È un artista che, attraverso gli abiti, le fogge e le acconciature dei personaggi ritratti, ha saputo creare vivide immagini dell'ambiente aristocratico inglese, e non solo, per il quale si è trovato spesso a lavorare. Nato ad Anversa, Van Dyck lavorò al fianco di Peter Paul Rubens, seguendone le orme come ritrattista e pittore di scene religiose e mitologiche. Fu un vero talento precoce. Le prime opere infatti le realizzò verso i 14 anni come pittore indipendente. In seguito lasciò la propria bottega per far parte di quella di Rubens. Rubens ammirava molto il giovane artista, tanto che in una lettera del 1618 lo descrisse come il suo migliore assistente. Dal 1617 al 1620 infatti fu capo assistente del maestro. Pare che molte opere di Rubens siano state realizzate da Van Dyck e che il maestro vi abbia aggiunto solo il tocco finale e la propria firma. Oltre ad aver imparato molto dai dipinti di Rubens, Van Dyck imitò anche il suo modo di vivere e il suo modo di comportarsi aristocratico. Tuttavia non ebbe mai le capacità intellettuali di Rubens o la forza della sua personalità. Van Dyck era piacevole, intelligente e dotato di grande autostima. Lo confermano i numerosi autoritratti che rivelano anche una certa vanità. Viaggiò molto, spostandosi a Londra, Genova, Roma e Palermo. Presto la sua fama si sparse in tutta Europa, anche grazie alle riproduzioni a stampa dei suoi dipinti che Van Dyck, come imprenditore di se stesso, supervisionava personalmente. A Genova, in particolare, l'artista lavorò molto, realizzando una serie di grandi ritratti della nobiltà locale. Nel dipinto Rinaldo e Armida vediamo tutto l'amore di Van Dyck nei confronti dell'opera di Tiziano, Paolo Veronese e degli altri artisti manieristi veneziani che conobbe durante il viaggio in Italia. Il dipinto fu donato a Carlo I d'Inghilterra e piacque così tanto che il sovrano lo nominò cavaliere e pittore di corte. È proprio grazie ai ritratti realizzati per Carlo I e la sua corte che oggi Van Dyck viene maggiormente ricordato. Rappresentò i suoi modelli reali e aristocratici con grande vitalità, cogliendone tutta l'austerità e la grandeur. I suoi personaggi, avvolti da ricche vesti, si mettono in posa con perentorietà e compiacimento. Oltre ai ritratti in pittura, Van Dyck si imbarcò in un progetto ambizioso, una serie di stampe che ritraessero contemporanei famosi, nota come iconografia. Alcune incisioni per le stampe le realizzò di suo pugno, mentre altre furono ricavate da suoi disegni. Alla sua morte questa raccolta non era finita, ma una serie di 100 incisioni fu pubblicata nel 1645. Van Dyck rimase in Inghilterra per il resto della sua vita e sposò una dama di corte della regina nel 1640. Nonostante ciò non si stabilizzò mai e andò sempre alla ricerca di nuove opportunità altrove, forse anche per le continue frustrazioni che subiva da Carlo I, il quale era solito pagare l'artista con molto ritardo. Anton si spense il 9 dicembre del 1941, a soli 42 anni, ma lasciò un segno indelebile nella storia dell'arte. Le opere di questo artista fiammingo ebbero infatti una profonda e duratura influenza nell'arte britannica. Gainsborough in particolare amava profondamente Van Dyck, ma molti altri artisti del XX secolo si ispirarono a lui nel realizzare i ritratti dell'alta società. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!